Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla pista di motocross di Chieve per una prova specialissima. Oggi siamo con Simone Agazzi, ciao Simo. Ciao ragazzi, ciao a tutti di Moto.it. Che è il concessionario RS Moto di Bergamo, ma soprattutto oggi è il pilota che ha fatto terzo all'Africa Eco Race con la sua moto, un'Honda CRF 450 da rally che ha sviluppato proprio Simone. Simone, grande risultato perché sappiamo che la Africa Race è stata vinta dal grandissimo Alessandro Botturi con la Yamaha 450 ufficiale, ma tu hai ottenuto un risultato altrettanto degno e importante perché hai corso con la tua moto privata. Raccontaci un attimo com'è andata questa gara che quest'anno ha avuto più attenzione della Dakar, perché eravamo tutti concentrati sull'impresa epica dei due italiani Botturi e Agazzi. Com'è stata? Sì, il mio podio ha un valore aggiunto proprio per questo fatto che l'Africa Eco Race quest'anno è stata molto seguita da tutta Italia, ma penso anche da tutta Europa. È un doppio gusto aver costruito la moto da me e averla portata a podio. Il podio è sicuramente una soddisfazione enorme, è la realizzazione di un sogno che avevo nel cassetto da 2 anni quando ho cominciato lo sviluppo. Ecco, com'è correre? Tu hai fatto anche le Dakar, diciamolo, sei un pilota mica tanto neanche di primo pelo, no? Corri da tanto nell'enduro, sei un ottimo pilota. Com'è rispetto alla Sud America correre in Africa? Allora, sono 2 gare completamente diverse per via, diciamo, anche del territorio. Correre in Africa, per quanto mi riguarda personalmente, mi piace di più perché abbiamo una navigazione più aperta, cioè potresti perderti veramente, passi dei momenti, delle giornate che non vedi anima viva per centinaia di chilometri. In Sud America è una gara diversa, forse magari più enduro, più specialistica, dove abbiamo trovato una navigazione più stretta, in certi casi anche più semplice. E il rally, diciamo, l'obiettivo del rally è la navigazione, quindi quando la navigazione è complicata la gara è più bella, certo. C'è niente a fare. Il momento più bello che ti sei goduto di più, che hai detto proprio mi sto godendo la moto, io vengo a vivere qua? Sicuramente è la vittoria di tappa. Quando ho vinto la tappa alla mattina partendo quinto, sono arrivato in fondo, non sapendo di averla vinta, mi sono trovato i primi 2, Alessandro e Paul, che non avevano ancora tolto il casco, e il cronometrista mi ha detto tu hai gagné, in francese, mi hanno spiegato dopo, vuol dire tu hai vinto. E lì è stato un momento eclatante, diciamo. E il momento più brutto quando magari la moto, sai come si dice in gergo, rattava un po', strappava, e detto aia, torno a Bergamo con l'aereo adesso, subito? No, diciamo c'è stata una tappa che ho avuto un piccolo problema tecnico risolto e lì è stato forse il momento più brutto di disperazione, che ho perso il pignone nel deserto, una cosa stranissima, è successo. Però ho ritrovato il pignone e quindi dirti vincere la tappa o ritrovare il pignone, qual è il momento più bello, non lo so, quasi si eguagliano. Non ce l'hai il pignone di scorta, una moto così vai con un pignone solo? Siccome sto testando, questa è una cosa intelligente che non ha nessuno effettivamente, perché sulla moto abbiamo attaccato sul leve del freno, leve della frizione, i dischi della frizione, abbiamo un po' tutto all'interno, però questa del pignone forse nessuno mai ci ha pensato di metterlo di scorta, anche perché difficilmente si perde, è stato proprio un caso rarissimo. Bravo Simone, senti un po', adesso hai fatto terzo con la tua moto. L'anno prossimo la rifai, vuoi andare a muso duro contro il Bottu o ti accontenti, basta Africa, adesso torni a fare il papà a Bergamo tranquillo? No, i progetti aumentano, sì, perché oltre che averla costruita e poterla dare disponibile in vendita a un prezzo, si può dire, no? Di 20.000 euro, finita, moto finita. Compresa la moto? Compresa la moto, viene data, la costruiremo come dei piccoli gioielli, 60 giorni di tempo per costruirla dall'ordine e viene fatta su misura. Ma non c'è solo quello, il progetto è anche quello di fare un team di assistenza, non solo per questo veicolo, ma per tutti quelli che hanno bisogno di assistenza a gare internazionali. Oggi che in Italia non c'è ancora nessuno che lo fa. Bravo Simone, in pratica questa moto costa meno di una Maxi Enduro che puoi comprarti, quindi mica male. E visto che ci hai ingolosito, adesso andiamo a vederla pezzo per pezzo e scopriamo come è fatta, perché vi ricordo che la base di partenza è un'Honda CRF 4,5 da cross e guardate la differenza, si passa da una moto che non c'ha su niente a una moto con cui vorresti proprio partire e andare in Sudafrica, in Mauritania subito.
Guardiamo? Certo. Vai. Certo. Adesso coinvolgiamo Fabrizio, quel ragazzone lì con la telecamera, perché voglio descrivere questa moto. Io mi sono un po' bambino di 10 anni davanti al tuo giocattolo, perché dove cade l'occhio trovi delle cose pazzesche. Quindi Fabrizio, vieni qua. Facciamo vedere tutti i dettagli della tua moto a partire dai serbatoi, perché c'è una capienza esagerata. Io su quella moto là ho tipo 6,8 litri di benzina. Sì. Come te, no? No, come me è poco. Siamo partiti sì dalla tua base, però per avere 250 km di autonomia hai bisogno di 32 litri, Quindi divisi in 4 serbatoi. I posteriori tengono 6 litri ognuno e siamo a 12. E quelli davanti siamo a 10 litri ognuno, siamo a 20. 20 più 12, 32. Ah, però 32 litri. Poi lo scarico, non c'è più il collettore che passa qua in alto come sulla mia, ma c'è un collettore proprio dakariano, africano, perché la Dakar quest'anno, lo dico, faccio outing, non mi ha fatto impazzire. Mi è piaciuta molto di più l'Africa Eco Race, perché era lo spirito vero delle gare africane. Chiusa la parentesi, sarà odiato dai dakariani, però va bene. Collettore basso, scarico proprio sulle moto africane. Sì, hai detto dakariano perché la vera Dakar è questa, è quella in Africa. Effettivamente non è che ti odiano. È il nome che ci incasina. Anzi, ti esultano perché sì, come tutte le moto da Dakar piuttosto che Africa Race, lo scarico viene sviluppato basso, proprio perché frontalmente non riusciamo più per via dei serbatoi. Certo. Abbiamo aumentato i radiatori per una capienza di acqua di raffreddamento superiore. Hai le ventole? Ho una ventola molto grande, sì, superiore a quella originale, e sul radiatore abbiamo collegato, abbiamo attaccato delle leve di scorta. Guarda Fabri, vieni qua da me, qua è la leva, direi, del freno, e poi sull'altro lato immagino ci sarà quella della frizione. Quella della frizione. Poi hai fatto l'innesto a baionetta per la sella. Apro? Sì, assolutamente, puoi aprire. Questo è uno sgancio rapido della sella, una cosa nostra, studiata tutto da noi. Batteria, perché c'è l'avviamento elettrico, c'è tutta la strumentazione elettrica, immagino. Il progetto è uscito nel 2017, quando è arrivato l'avviamento elettrico sul 4,5. L'idea mi è venuta da quello. Bravissimo. Perché è indispensabile avere l'avviamento elettrico in gare del genere. Adesso arriviamo nella zona frontale. Prima di andare davanti, perché ho visto cose strane già sui radiatori, qua c'è la strumentazione che mi tira matto, Simone. Allora, vai. Questo è il porta GPS che ti dà l'organizzazione. Qui abbiamo un trip di cortesia perché può essere di scorta, che serve se nel caso in cui il GPS non funziona hai un contachilometri e anche ti segna la velocità. Questo è il famoso roadbook, la nostra Bibbia per non perderci, e questi sono i 2 ripetitori di informazioni del GPS, molto importanti, e queste tutte le antenne. Aspetta che ti chiedo tutto, Vai. Questo qua cos'è? Questa è una cosa nostra per vedere, molto importante, le temperature acqua e olio. Quando sei nelle dune, che sei a full gas, comunque stai facendo scaldare tanto la moto, è meglio che tieni controllata la temperatura dell'olio. Bravo, mi sei piaciuto. Questo invece cos'è? Questo invece è un nuovo strumento che è andato quest'anno, non mi si è mai acceso. Nel caso in cui arriva una macchina dietro o un camion, hanno la possibilità di avvertirti con un segnale luminoso, sia l'organizzazione che il pilota di macchina o camion. Questo immagino che siano le mappe motore. Questa è come la tua, ce l'hai anche tua per spegnere, e le mappe motore. Sì. Benissimo. Questi tasti qua invece cosa sono? Questi servono per diciamo, comandare il trip di cortesia che ti ho detto. Bravo, comincio a credere che tu abbia corso davvero l'Africa Eco Race, mi piaci, bravo. E poi qua c'è un connettore della benzina, guarda dove nascondere cose, Fabri. Sì, mi fai diventare matto Fabrizio con la telecamera. Sono nostre finezze che servono nel caso in cui hai bisogno di scaricare un serbatoio, dare benzina a qualcuno, aiutare, fare sbrigare. Questo serve per quello, perché il mio obiettivo è anche essere il portacqua di un pilota ufficiale, chi lo sa nel futuro. E chi lo sa. E poi vediamo ancora, qua ci sono i fusibili, qua c'è la mitica chiave, vediamo se la riesce a prendere Fabrizio, aspettiamo che Fabrizio faccia il giro. Qua ci incasiniamo con la tua moto. Questo è facile. Qua c'è la mitica chiave dell'8 che smonta mezza moto. Con la chiave dell'8 e del 10 e la 6 a burgola si smonta tutta la moto. Benissimo. Fabrizio, vieni avanti, facciamo vedere al volo i fari con il cupolino molto bello, Sembra quasi quello di una moto da strada pronta per la vendita. Infatti tu la vuoi vendere, giustamente, fai bene. Sì, questa qua è la parte frontale, tutta da noi realizzata e studiata, e diciamo la chicca di questa moto è il radiatore dell'olio, che la moto di serie non ha, ma è tutta una cosa sviluppata da noi. Discone enorme, che non è certo quello della CRF da cross, cos'è, un 300 mm? Questo è un 300 mm studiato da Newfren, anche il mozzo è cambiato, abbiamo tutto Cobra come fornitore e il cerchio davanti è leggermente più largo. Benissimo, e poi guardate, prima Simone parlava dei radiatori più grandi, sono enormi, qui ci sono
anche tanti ricambi nascosti, abbiamo le mitiche fascette che servono tantissimo e poi dei dischi di frizione, uno sul radiatore destro e uno sul radiatore sinistro. Ma perché ti è capitato di cambiare i dischi in gara? In speciale? Allora, questa è un po' una mia furbizia. Nel caso in cui tu avessi problemi nelle dune che bruci la frizione, è sufficiente inserire 1/2 dischi nella frizione senza cambiarli, li inserisci, aumenti il pacco e tu puoi finire la gara tranquillamente. Ah, però adesso Simone, qualche numero prima di andare a provarla, perché voglio vedere come va in pista da cross con la sabbia, come un po' in Mauritania, qua siamo a Chieve d'inverno in Italia. Però mi dici, prima cosa, quanto pesa secco la tua Super Honda? Siamo a 152 kg. Potenza, stimato, l'hai messa anche al banco, lo sai esattamente? No, non lo so esattamente, è la stessa potenza della moto di serie, perché il motore è di serie. Quindi ci avviciniamo ai 60 cavalli probabilmente. Perfetto. Velocità massima che hai raggiunto sulle dune? Allora, sulle dune non te lo saprei dire perché è difficile, te lo posso dire sul sterrato dritto piatto siamo a 162 all'ora. Infatti volevo dire sullo sterrato piatto, mi è venuto dune perché ormai sono entrato nella parte del Dakariano, no? 160 all'ora? Sì, 162, sono riuscito a toccare l'ultima tappa che è stata la tappa più veloce, dove Alessandro e Paul si sono messi a fare una bagarre incredibile. Io per stargli dietro ho dovuto tirargli il collo fino alla fine e sono riuscito a leggere 162 all'ora. E allora adesso 162 all'ora, vediamo cosa combini qua in pista. Vai subito a prendere il casco e proviamo la tua moto. Prima vai te e poi test di moto.it, mi tocca. Sì, non vedo l'ora. Ragazzi, seguiteci, pista di motocross con la Honda protagonista di Africa Eco Race insieme a Simone. Vai! Piace rubare la caramella ai bambini con questa leggera, eh? Prova questa adesso. Cosa dici? Ma cosa ti ho rubato che mi hai fatto sudare, disgraziato? Vai forte anche con quella. Ma secondo me vado più forte anch'io con la tua. Sicuro? No. Sicuro. Proviamo? Sei fortissimo, prova. Proviamo, vai Simo. Aspetta, bella lei. Perché l'hai spenta? Scusa. Non è perché sei Ti è piaciuta? Questo gesto, ragazzi, l'avete inquadrato? Dammi qua. Vieni pure di qua, Simone. Avete visto tutti che me l'ha spenta, eh? Non si tolgono i giochi ai bambini, hai capito? La mia bimba però, la mia bimba. Se lo faccio a mia figlia che è 1 anno e mezzo che le tolgo il gioco non mi parla più. Basta, la prova finisce qua, me la spenta. Adesso, a parte le battute, la passione viene fuori quando provi una moto così. È fantastica, guardate la faccia, è veramente bella perché non è facile. Non facciamo adesso i fighi a dire che faccia in pista motocross perché o sei un pilota come Simone Agazzi. Grazie. Se sei un giornalista che fa motocross da tanti anni, guidare in pista cross 160 kg col pieno anche qualcosa di più perché sono 30 più 50, 150 arriviamo ben oltre i 160 kg. È una gran moto perché le sospensioni sono morbide giustamente rispetto
a quella CRF che vedete là in fondo. Il setting è fatto per andare nel deserto, copiare le buche in velocità molto morbida, rapportatura molto lunga. Qui si gira, dove metto la terza e la quarta col 4,5 che è la base di partenza di questa moto. Qui con che marcia giri te? Prima, seconda, confermo. Ho messo la terza giusto per avere il motore impiccato nel salto che c'era a lungo, e la cosa strabiliante è il motore, perché il motore è più bello di quello della moto da cross, è più dolce, ha uno scarico che su strada forse con i decibel non ci siamo. Non ci siamo, però il godimento è massimo, perché senti proprio il motore, il mono Honda Unicam che ti pulsa nello stomaco, ha una bellissima erogazione, frizione più morbida del cross, forse grazie alla leva, al braccio di leva Raycon che ha messo Simone. E l'unico problema che ho trovato, ma è una moto fatta per il deserto, bisogna abituarsi a guidare un po' arretrati per due cose: uno, per i salti, per essere bilanciati e neutri, non atterrare di punta, quindi arretrare un po', e poi io ho il piedone, faccio fatica a trovare la leva del cambio perché è fatta per il pilota Simone Agazzi, non è una moto per tutti questa qua. Sì, l'abbiamo allungata, però ognuno poi la personalizza come vuole, no? È il concetto di quello che vogliamo fare, però io ti faccio i complimenti perché l'hai portata veramente bene, me l'hai trattata veramente bene e devo dire che sei un gran pilota anche tu, eh? No, veramente. Grazie Simone. La prima regola, che lo dico sempre nei commenti quando mi chiedono, però la moto non è tua, la prima cosa con le moto in prova, soprattutto una moto poi, ragazzi, terza all'Africa Eco Race, è il rispetto del mezzo. Ancora di più perché la tua la rompi, è tua, te la vedi con te stesso, la moto degli altri e di un pilota va rispettata. E poi, altra cosa importante, ho visto che tu sei equipaggiato alla grande, in pista, anche quando giochiamo nelle prove di Moto.it, le protezioni, magari sembriamo un po' degli orsetti tutti gonfi, però protezioni davanti, sulle spalle, gomiti, paraschiena, ragazzi, sempre. Simone, questa è la parte seria, torniamo adesso stupidi? Dai! Tu sei un pilota vero, io sono un giornalista, quella là è la mia moto, sì. Facciamo una sfida qua dentro, ma vera, senza trucchi, vantaggi, ti do dei secondi, partiamo insieme con la bandiera a scacchi e chi arriva dopo non è un pollo, però è arrivato dopo. Va bene, ci sto. Perché mi metto sempre in questi problemi io? Il secondo è il primo dei perdenti, occhio. Ecco, mi metto sempre in questi problemi. Vabbè, andiamo, dai, via! È stata una bella sfida, eh? Via, togliamo il casco, Simo. Ragazzi, la moto mi ha avvantaggiato in partenza perché è una moto da cross molto leggera, è andata veramente bene, mi ha aiutato, però Simone si vede il fisico, la tenuta e il feeling che ha con la sua moto, perché è andato alla grande. Ho fatto tutto il giro in testa e grazie al cavolo ho una CRF da cross, ma Simone, la penultima curva mi hai fregato. Com'è guidare sulla pista da cross la tua moto che conosci benissimo ma nel deserto? Guarda, vedendo la differenza con te capisco subito che è più pesante, chiaramente in una pista cross più stretta non è così maneggevole, nel deserto è tutta un'altra cosa, non è che la pieghi in prima seconda nelle carregge, lì pieghi magari in quarta, quinta a 150, 140, però bravo, sei stato fortissimo, ti ho fregato perché l'ho fatta un po' da furbo, ti ho fatto l'ultima curva stretta che non l'avevo mai fatta. Esatto, Simone si vede l'esperienza, perché anche lui è un pilota molto forte di enduro, corre da anni. Abbiamo girato tutto il giorno larghi, all'ultima curva ha girato stretto e un po' me l'aspettavo. Grande Simone. Grande a voi, grazie di tutto. Grazie a te, adesso andiamo a lavare le moto perché si caricano sui furgoni belle pulite e poi ci vediamo dopo per i saluti di Moto.it. Sei pronto? Sempre pronto. Simone, grazie mille, è stato fantastico provare una moto, praticamente io definirei questa moto come una vincitrice perché un privato che va a podio, tra l'altro con una CRF che deriva da una moto che puoi comprare, è stata una cosa veramente fantastica. Grazie. Va bene tutto. Il Botu! Grande Sandro, cosa ci fai qua?
Sapevo che facevate provare le moto dell'Africa Race del Simone, ho detto fammi fare un giro, fammi andare a vedere come vanno. Ci ha beccato, ci ha beccato. Lui l'ha vinta la gara, Lui è il grande italiano, in tutti i sensi. È il vincitore dell'Africa Eco Race con la Yamaha. Tra l'altro, diciamolo, tu sei stato bravissimo perché ha vinto con una moto privata. Tu, Ale, hai vinto con una moto ufficiale. Sì, anche la sua non andava piano. No, nel senso che io non posso neanche chiedertela la moto da provare. Ho chiesto la sua perché è sua, è un privato, me la dà. Te la moto Yamaha ufficiale, figurati se posso provarla. No, ma sicuramente mi paghi bene, te la faccio provare. Me la fai provare? Certo che te la faccio provare. E sei ancora qua? Sì. Vai subito a casa a prenderla. Va bene, andrò a casa a prenderla e poi te la faccio provare. L'importante è che non me la rompi, Mi impegno. Ragazzi, adesso commentate qua su YouTube la moto di Simone Agazzi, l'Honda da Rally, e ci rivediamo tra pochissimo con la moto del Botu. Vai, andiamo.